Le dittature non nascono dal nulla, hanno bisogno di un terreno dove crescere. Le caratteristiche della dittatura sono una pubblicità nel senso più ampio del termine addomesticata, tenuta sotto controllo, le elezioni non sono democratiche perché vengono escluse le opposizioni, sono represse le minoranze ed è perseguita qualsiasi resistenza, la soppressione dei diritti dell'individuo. Il capo, il dittatore, è esaltato come un uomo forte che con la sua potenza crea benessere popolare. Gli storici hanno individuato molte cause all'origine del fascismo e dei regimi totalitari in generale, nati nel mondo tra il 1922 e il 1936. Possiamo sintetizzarle in 6 punti che saranno il centro di questo video, cioè mutamenti sociali, ripercussioni sociali e psicologiche causate dalla Prima Guerra Mondiale, delusione per le conseguenze del Trattato di pace dopo la Prima Guerra Mondiale, nuovi conflitti economici, lotte interne per il potere e interruzione della rappresentanza democratica e proporzionale. Buttiamoci in questa avventura storica. Iniziamo con un po' di contesto. Il fascismo fu un'apripista per le dittature del XX secolo. Arrivò in un periodo nel quale l'Italia e l'Occidente stavano subendo un lento cambiamento sociale ed economico iniziato con l'unità nel 1861. La lenta rivoluzione industriale, partita con le macchine a vapore passando per l'elettricità e 1000 nuove invenzioni, portò alla lenta scomparsa di molti lavori, un po' come oggi ma con tempi più lenti. L'Italia era un paese arretrato, aveva una scarsissima industrializzazione, l'agricoltura era ancora molto arretrata come tecnica e come mezzi, anche nel modo di coltivare. Il raccolto veniva venduto a poco e le tasse erano molto alte. Per esempio, nel 1868 fu introdotta la famosa tassa sul macinato per sanare il bilancio dello Stato, sì, anche qui abbiamo delle similitudini, che provocò proteste soprattutto che durarono per più di un decennio. Vi fu anche la chiusura di molti mulini nel paese. Sì, perché all'epoca si usavano ancora i mulini, giusto per farvi capire come era messa l'Italia. Nel frattempo, essendo ora una nazione, il paese aveva le sue mire espansionistiche e si stava ritagliando il suo posto in Europa e nel mondo con le imprese coloniali, ad esempio. Con la Grande Guerra la nazione si era convinta di contare qualcosa, eravamo dalla parte dei vincitori in fondo, ma le aspettative vennero in parte tradite. Il conflitto aveva impegnato milioni di uomini a combattere al fronte, le donne spesso avevano preso il posto degli uomini in fabbrica e in altri lavori, la fame e la povertà dilagavano ovunque poco dopo il conflitto. I padroni delle fabbriche o i proprietari terrieri avevano sempre trattato le persone come delle bestie. Il popolo aveva protestato numerose volte, ma il diffondersi della coscienza di classe come idea portata dal comunismo e l'esperienza al fronte dove ogni soldato doveva contare sul suo compagno per sopravvivere avevano aiutato a creare una maggiore coesione e solidarietà. Ci volle poco perché i lavoratori iniziarono degli scioperi di massa coordinati con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni. Fu in questo periodo che nacque il fascismo, nel 1919, durante il cosiddetto Biennio Rosso. Il paese era profondamente diviso. Da una parte la borghesia, anche media e piccola, che vollero la guerra. Una parte di loro si era anche sentita delusa dai trattati di pace, dalla famosa vittoria mutilata. Un'analogia molto usata nella propaganda di alcuni partiti e movimenti. Quei maledetti non ci hanno dato l'Istria e la Dalmazia che ci spettavano, avreste potuto sentire in quegli anni. Dall'altra parte c'erano gli operai e i contadini, il proletariato, insomma. Esso aveva mal sopportato le conseguenze economiche del conflitto e soprattutto non erano ancora stati risolti i gravissimi problemi agrari italiani. Le ripercussioni sociali e psicologiche della guerra, la delusione per le conseguenze delle trattative di pace sono tra le cause della nascita del totalitarismo. Ma quali sono questi problemi post-bellici? Durante la Prima Guerra Mondiale anche in Occidente l'opinione pubblica si era abituata alle leggi sulla censura, alle requisizioni di cibo e il razionamento delle risorse. A guerra finita il popolo si aspettava un ritorno alla normalità, la ricostruzione dell'industria, superare le difficoltà economiche, la mancanza di cibo, ristabilire l'ordine pubblico, trattare adeguatamente i reduci di guerra che faticavano a integrarsi nella società, tra i tanti motivi a causa di quello che oggi chiamiamo disturbo post-traumatico da stress. Ma i contrasti tra i vari partiti e quelli sociali erano così grandi che portarono a una sfiducia nel modello parlamentare, nonostante la guerra stessa abbia segnato il trionfo dei principi e degli stati democratici, o almeno così si diceva.
Nel 1919 sembrava realizzarsi l'idea di una rivoluzione democratica mondiale con l'introduzione del sistema di rappresentanza proporzionale e l'allargamento del suffragio in molti stati dell'Europa continentale. Molti imperi crollarono dopo la Grande Guerra, scomparve la dinastia degli Asburgo e il loro impero, i Romanov sottomessi dal comunismo, gli Hohenzollern in Germania, i sultani dell'impero ottomano spodestati e al suo posto nacque una Turchia democratica con una costituzione e un popolo votante. Pensate che all'inizio della guerra, cioè nel 1914, in Europa c'erano 17 monarchie e 3 repubbliche. Dopo la guerra, cioè nel 1919, abbiamo 13 repubbliche e 3 monarchie. Fu una vera e propria rivoluzione politica. Immaginatevi che nell'arco di pochissimi anni l'Italia democratica che conosciamo oggi diventasse all'improvviso una monarchia. Molto probabilmente vi sentireste spaesati, non sapreste bene che cosa stia succedendo e altre emozioni che non possiamo immaginare. Ebbene, grosso modo era quello che si provava all'epoca. Tuttavia, man mano che il tempo passava, le crisi di queste democrazie nate velocemente si fece sempre più evidente. In Italia abbiamo la moltiplicazione delle fazioni politiche da una parte e i partiti di massa dall'altra. 2 nuove grandi fazioni politiche erano nate, quella comunista e quella socialista. Le maggioranze in Parlamento erano precarie per reggersi in piedi, per rosicchiare qualche voto favorirono alcune minoranze estremiste guidate da abili oratori. Una di queste persone era proprio Benito Mussolini. Ricordate le caratteristiche che abbiamo detto all'inizio? Tra queste ci furono le lotte interne al potere e l'instabilità politica. Questi problemi esplosero proprio durante il Biennio Rosso. La forza politica dei lavoratori e delle masse che abbiamo appena detto era dovuta anche all'introduzione del voto maschile per tutti i cittadini, prima solo alcuni potevano votare. Questo portò i comunisti e i socialisti nei parlamenti d'Europa, un terribile spettro che le élite temevano profondamente, perché poteva voler dire la fine dell'epoca liberale, lo sconvolgimento della realtà di tutti i giorni. I totalitarismi tolsero questo potere al popolo, togliendo il voto proporzionale, 100 voti sono uguali a un seggio in Parlamento, e introducendo il premio di maggioranza. Occhiolino, occhiolino, vi ricorda nulla? E introducendo le liste elettorali uniche, cioè o votavi fascista o votavi fascista, non avevi scelta. L'altro fattore di instabilità arrivò dal successo della rivoluzione russa e dal crescente partito comunista che in Germania stava avendo molto successo. I dirigenti socialisti e comunisti italiani inneggiavano a un'imminente rivoluzione. È chiaro che la borghesia e lo Stato da queste idee ne erano fortemente spaventati, se non terrorizzati. Una rivoluzione, nella mente dei politici, l'Italia sarebbe diventata come l'Unione Sovietica. Follia avrebbero potuto pensare, ma ci torneremo fra poco. Intanto in Italia la situazione politica è molto instabile. Il Partito Popolare di ispirazione cattolica, fondata da Don Luigi Sturzo, si presentò subito come il partito principale con cui i socialisti possono parlare e dialogare, quindi raccogliere altro seguito e fare alleanza politica, soprattutto nelle campagne. Dall'altra parte abbiamo il movimento nazionalista e i seguaci di Gabriele D'Annunzio e le varie associazioni di combattenti che insistono sul tema della vittoria mutilata e sfruttando le difficoltà economiche, psicologiche dei reduci di guerra che faticavano a reinserirsi nella società, chiedevano a gran voce un rinnovamento dello Stato. Il portavoce di queste richieste è diventato proprio lui, Benito Mussolini. Siamo nel 23 marzo del 1919 e venne fondata l'Associazione dei Fasci Italiani di Combattimento. Il programma politico era una cozzaglia, una massa senza senso di idee. In politica estera volevano una forte espansione anche di ripresa del colonialismo. In politica interna erano invece tendenzialmente socialisti. Si voleva una costituente per scrivere una nuova carta, il suffragio universale, la partecipazione dei lavoratori alla direzione delle industrie, un'imposta progressiva sul capitale, il sequestro del profitto di guerra. Ma non lasciatevi ingannare, queste sono soltanto promesse fatte per attirare il popolo. Come abbiamo detto prima, la popolazione era tendenzialmente di idee socialiste e queste avevano preso in prestito i fasci di combattimento soltanto per essere ascoltati. Proprio nel 1919 Mussolini forma le prime squadre d'azione dove entrarono subito ex combattenti, disoccupati, malavitosi di vario genere. Il nuovo movimento attira le simpatie dei nazionalisti, chiaramente, ma anche degli industriali che iniziano a finanziare i fasci. Perché nel 1919 ci troviamo ancora nel Biennio Rosso, siamo in un'Italia preda delle rivolte comuniste e degli scioperi proletari davanti alle industrie. Chi aveva il capitale aveva paura del marxismo ed era disposto a tutto pur di cacciare e distruggere quelle masse popolari che chiedevano a gran voce soltanto delle condizioni di vita migliori.
Nel mentre infuriavano gli scontri, ci fu un nuovo cambio di governo in Italia e il primo ministro era Nitti, che deve subito fronteggiare tra l'11 e il 12 settembre l'occupazione di Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio. La città occupata dagli alleati aveva chiesto di essere annessa all'Italia, ma questo non era ancora avvenuto, quindi il nostro caro, più o meno, Bate, decise di prendere un gruppo di uomini arrabbiati qua e là e di marciare sulla città dicendo di averla conquistata. A novembre il governo era costretto a dimettersi di nuovo e indire le elezioni generali. Le prime con il sistema proporzionale, cioè che un voto vale uno. Oggi a noi sembra una cosa scontata, all'epoca non lo era. Le elezioni furono un successo eclatante per i socialisti, il Partito Popolare di Sturzo e un fallimento per i candidati fascisti. Ma la questione di Fiume era destinata a peggiorare la situazione dell'Italia in politica estera e una nuova crisi economica provocò la caduta anche di questo governo. Per risolvere la situazione venne chiamato il vecchio ed esperto Giovanni Giolitti. Era molto vecchio, era lì sulla sua tomba. Comunque, egli aveva un programma di riforme importanti all'interno del paese e di accordi pacifici per la politica estera. Il primo successo arrivò il 19 novembre 1920 con il Trattato di Rapallo, quando Fiume divenne una città libera e insieme a Zara passò all'Italia. Ma i fascisti non erano d'accordo. Anche se avevano chiesto loro stessi questo risultato, non lasciarono la città e il governo era stato costretto a liberarla con l'uso dell'esercito. Intanto le squadracce fasciste finanziate dagli industriali e dagli imprenditori agricoli preoccupati del pericolo bolscevico continuavano e anzi aumentavano le loro aggressioni. Il governo era neutrale nel non reprimere le violenze con la necessaria forza. Tra il 19 e il 20 gennaio del 1921 abbiamo la fondazione ufficiale del Partito Comunista d'Italia, con ira funesta dei fasci di combattimento. Nello stesso anno si tornò, indovinate un po', esatto, di nuovo a elezioni. Il nuovo governo non fa assolutamente niente. Tutti i patti che erano stati stipulati tra socialisti, comunisti, fascisti e il governo non vennero rispettati da nessuna delle parti. Nel novembre del 1921 i fasci di combattimento si trasformarono nel Partito Nazionale Fascista. La situazione era ancora più disperata e il 1 agosto 1922 i sindacati di tutte le fazioni diedero vita a un gigantesco sciopero generale nazionale. Mussolini lanciò un ultimatum al governo: se non agirà, i fascisti ristabiliranno l'ordine con ogni mezzo necessario. Nell'ottobre dello stesso anno Mussolini cambiò faccia e da socialisteggiante divenne favorevole alla monarchia. Durante un congresso del partito fascista tenutosi a Napoli venne annunciata la marcia su Roma delle camicie nere. Le camicie nere erano proprio il simbolo di chi aderiva al fascismo, ma questo lo racconteremo nel prossimo video.